Benvenuti nell'incantevole borgo con castello di Compiano. Siamo nell'alta Val di Taro, in un angolo della provincia parmense, in collina, ma poco lontani dal confine ligure. Sebbene questo comune abbia appena 1000 abitanti, è pieno di storia. Era infatti una delle capitali dello stato medievale dei Landi e fu in questo periodo che il castello venne costruito. Questo castello è diviso in due parti, una è adibita a museo e l'altra invece ad albergo. Qui vengono svolti anche eventi privati e non, matrimoni e ricevimenti vari, poiché il castello è fornito anche di parco e piscina. Quindi tenetelo a mente se siete in zona. Partiamo quindi a parlarvi della parte museale, che è alquanto eclettica e particolare, incominciando nella libreria dove troviamo gli stemmi delle principali famiglie del luogo. Questa rocca, infatti, esiste dal IX secolo, sicuramente in forma di un'unica torre di guardia. Fu prima sotto il dominio dei Malaspina. Poi nel 200 i Landi si impadronirono del territorio, i cui capisaldi erano Bardi, Borgotaro e Compiano. È una curiosità il fatto che il relativamente piccolo dominio dei Landi era considerato uno stato a sé stante. Infatti avevano il diritto di coniare le loro monete e i Landi avevano il titolo di principi del Sacro Romano Impero, il titolo nobiliare più alto direttamente sotto l'imperatore. C'è una curiosità che lega Compiano al Principato di Monaco. Nel 1595 i Grimaldi ottennero il titolo di principi di Monaco proprio dai Landi, a seguito del matrimonio tra Maria Landi ed Ercole Grimaldi. Questa lapide ne è testimone. Forse gelosi del potere dei Landi, i Visconti diedero il castello ai Piccinino, per poi tornare ai Landi ed essere successivamente palleggiato alla famiglia Farnese, fino all'annessione del territorio nel Ducato di Parma. Sotto il Ducato, il castello fu usato come prigione fino all'Ottocento, finché non cambiò completamente destinazione d'uso e dal 1900 ai primi anni 60 il castello ospitò un collegio femminile dedicato al Sacro Cuore di Gesù, in cui le giovani donne imparavano a leggere e scrivere. Però, dopo pochi anni, la legislazione cambiò e la scuola non poté più operare. Venne quindi messo in vendita e acquistato dalla marchesa Lina Raimondi Gambarotta per adibirla a dimora personale. Fu una donna che visse la sua epoca e conobbe personalità come Gabriele D'Annunzio e Tommaso Marinetti. Questa è la foto della cena speciale futurista che si tenne a Buenos Aires nel 1936 con la marchesa e lo stesso Marinetti. Proseguendo nel museo, entriamo in realtà nei suoi appartamenti che oggi sono diventati museo. Questa infatti è la camera da letto con l'eccentrico letto, la cui spalliera è ricavata con scaramanzia da un tabernacolo. Pare che la marchesa non avesse infatti paura della morte, proprio in stile famiglia Addams. La donna visse alcuni anni in Argentina, sposò il marchese Gambarotta, produttore dell'omonimo Amaro, che morì a inizio anni 50. La marchesa, vedova, ricca e poliglotta, si dedicò alle sue passioni quali i viaggi, l'architettura e l'arredamento d'interni. Forse proprio per questo, negli anni 60 decise di acquistare questo castello per ristrutturarlo, e guardate i risultati. L'arredamento di ciascuna stanza mostra un raffinato stile eclettico, in cui si frappongono capolavori di ogni epoca e perfino suppellettili orientali come questo Butsudan, un tempio portatile da viaggio, visibile nella sala orientale, che è una festa per gli occhi. Nella sala da pranzo vediamo i mobili e i soprammobili raffinatissimi e questo centro tavola con gli uccelli che si specchiano in un lago argenteo. Ma questo è niente in confronto alla stanza di rappresentanza, in cui vediamo decorazioni dorate che richiamano i frutti squisiti del Sud America, dove la marchesa visse, queste esclusive ceramiche biscotte e un pavoncino d'argento regalato alla marchesa niente meno che dal D'Annunzio in persona. Chissà se anche lei fu una delle 4000 amanti del celebre letterato. La marchesa si spense nel 1987 in questo castello, dove è sepolta. Qui infatti vediamo la cappella del castello con il sarcofago originario e la cripta dove è attualmente sepolta, come da indicazioni del suo testamento. Qui vediamo la sala lettura ricavata in una torre, un ambiente forse non luminoso ma sicuramente silenzioso. Poiché la marchesa non aveva eredi, il castello fu lasciato al comune di Compiano con alcune clausole. Tra queste la sua sepoltura, che il castello diventasse museo e, da amante degli animali, che il comune donasse ogni anno una cifra al canile di Parma. La penultima parte del castello sono i camminamenti di ronda. Da qui si gode anche di un'ottima vista sul borgo di Compiano e delle colline circostanti. Compiano infatti si trova a 500 metri sul livello del mare. Queste torri vengono oggi utilizzate dall'hotel come luogo per rinfreschi aperitivi o eventi vari, da escape games di Halloween a proposte di matrimonio. Non sembra anche a voi un luogo molto romantico?
Ma chiudiamo menzionando anche il Museo della Massoneria, presente all'interno del castello, che è stato fatto qui grazie a 3 donazioni elargite dal dottor Flaminio Musa, medico dell'ospedale di Parma, nonché collezionista di cimeli massonici, che ha voluto ricordare i prigionieri politici e massonici che vennero imprigionati in questo castello tra il 1823 e il 1831. Speriamo con questo video di avervi fatto venire voglia di visitare la Val di Taro, in questo angolo di provincia parmense, un luogo quieto ma pieno di storia passata e molto fresco d'estate. Ora scendiamo per il piccolo borgo di Compiano per giungere al parcheggio. Ne approfittiamo per ringraziare Davide, la nostra guida che ci ha portato lungo il percorso di normale visita e ci ha mostrato anche alcune cose extra percorso, ossia i camminamenti di ronda e un paio di stanze aggiuntive. Ringraziamo quindi anche la direzione del castello che ci ha accolto e ha agevolato le nostre riprese. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti a questo canale per ulteriori contenuti di viaggi in Italia e in Europa. Alla prossima!